Ciao, io sono Andrea Saffirio e oggi parleremo di come espandere il proprio linguaggio ritmico approfondendo lo studio delle terzine, un argomento fondamentale ma spesso sottovalutato. Oggi vedremo alcuni esercizi applicandoli ad un turnaround in Mi bemolle, ma ovviamente è possibile applicarli a qualsiasi progressione o a qualsiasi brano. È inoltre fondamentale praticare questi esercizi con l'aiuto di un metronomo oppure anche di un groove di batteria, sia esso swing oppure anche 12 ottavi, in modo da poter sentire bene tutte le suddivisioni. Cominciamo suonando tutti e tre gli ottavi di ogni terzina. Per fare questo raggrupperemo anche il materiale melodico in gruppi di 3 note. Ci serviremo quindi ad esempio di una triade che sposteremo diatonicamente lungo la scala, in questo caso di Mi bemolle. E così via. Con la mano sinistra per ora suonerò solamente il basso in battere, ma è possibile studiare lo stesso esercizio applicando anche diverse figurazioni ritmiche alla sinistra. Partiamo però da quella più semplice di tutti, quindi solamente il battere dell'1. 1, 2, 3, 4. Proviamo ora lo stesso esercizio applicando questo ritmo alla mano sinistra. Dunque, battere dell'1 e levare del 2, che in questo caso corrisponde al terzo ottavo della terzina sul secondo movimento. 2, 3, 4. Proseguiamo ora isolando i singoli ottavi di ogni terzina, partendo dal più semplice, ovvero il primo, che corrisponderà quindi a suonare tutti i quarti in battere. 1, 2, 3, 4. Proviamo adesso suonando il secondo ottavo della terzina. In questo caso suonerò solo il basso in battere per non complicare le cose. 1, 2, 3, 4. Il secondo è decisamente il più complicato dei 3 ottavi. Passiamo ora al terzo, dunque quello che corrisponde a un levare swing generalmente. 1, 2, 3, 4. Proviamo ora a combinarli e a suonare 2 dei 3 ottavi. Iniziamo col primo e il secondo. 1, 2, 3, 4. Proseguiamo col secondo e col terzo ottavo. 2, 3, 4. Infine il primo e il terzo. 1, 2, 3, 4. Avrai forse notato che in quest'ultimo esercizio ho accentato l'ottavo in levare invece che quello in battere. Potrebbe non essere intuitivo, ma il risultato musicale sarà sicuramente più convincente.
Proviamo ora a complicare leggermente le cose e invece di limitarci a un raggruppamento ogni 3 note, proviamo a raggruppare le terzine ogni 2 note. Dunque la nostra cellula ritmica ritornerà a imbattere dopo 2 quarti invece che ogni quarto. Mi spiego meglio. 1, 2, 3, 4. Anche in questo caso utilizzare del materiale melodico che sia raggruppato anch'esso in gruppi di 2 ci aiuta. In questo caso sto utilizzando degli intervalli di terza, sempre spostati in maniera diatonica. Per ora ho utilizzato solamente intervalli di terza discendenti, ma potremo anche usarli ascendenti. 1, 2, 3, 4. L'esercizio si complica abbastanza se combiniamo gli ultimi 2 esercizi, ovvero 2 note con una terza discendente e 2 note con una terza ascendente. 1, 2, 3, 4. In questo caso la nostra cellula non è più, ma è. Dunque in realtà è una cellula di 4 note, non più di 2. Per questo complica leggermente le cose, perché in realtà non torna più in battere ogni 2 quarti, ma ogni 4. Vedremo più approfonditamente nel prossimo video i raggruppamenti di 4 note. Nel prossimo video vedremo degli esercizi leggermente più complessi per approfondire ulteriormente lo studio delle terzine, in modo da sentirti veramente a tuo agio con questa suddivisione e poterla utilizzare in maniera creativa nella tua improvvisazione. Grazie e alla prossima!